Scusatemi ragazzi, non riesco a parlare con una voce forte, quindi cercherò di parlare più vicino al microfono. Praticamente sto mettendo a posto la voce, ne parlerò magari in un video dedicato. Ho scoperto di avere questo reflusso silenzioso e quindi i miei problemi di voce che ho sempre cercato di risolvere fin da quando sono piccolo, del fatto che non riesco a cantare, di avere sempre tipo del cotone in gola, non avevo mai capito cosa fosse. In teoria adesso forse ho capito che cos'è, quindi sto facendo tutte le cure per il reflusso e sto cercando di fare esercizi con cannucce, matite, con la mia insegnante di canto, cose varie per sbloccare un po' il tutto. Se non riesco andrò da un foniatra, ma voglio risolvere questa situazione, quindi scusatemi se parlerò piano, ma faccio veramente un po' fatica. Però non volevo non fare un video, quindi farò un video un po' più breve in cui risponderò a un paio di commenti che ho ricevuto sotto il video del piacere alle donne. Quindi voglio un attimo dare un po' di spiegazione per alcune cose che ho fatto fatica magari a spiegare. E volevo anche raccontarvi un attimo come sta andando in questo periodo. Sto provando nuove cose in questo periodo, oltre al canto. Ho ordinato una nuova videocamera, è uscita la DJI Osmo Action 6, quindi mi arriva domani, ve la farò vedere, e per provare a fare dei vlog un po' diversi sto provando a fare dei nuovi tipi di contenuti anche sui social brevi, quindi li vedrete qua negli shorts o su Instagram o su TikTok. Mi sono accorto che la mia mancanza un po' di motivazione in questo periodo è data un po' dalla mancanza di una missione un po' mia, quindi sto lavorando molto a livello introspettivo per cercare un po' un mio modo, sì, sui social per fare magari dei mini progetti, adesso proverò per un periodo a documentare le mie routine, il mio percorso, le cose che faccio. Ho scoperto un po' di più quello che voglio provare a fare qua sui social, continuare a documentare il mio percorso per ispirare, provare a fare cose nuove come quello che sto facendo. Lunedì andrò dal dermatologo, farvi vedere le cose che miglioro per mostrarvele, ma mantenere i social come una cosa, diciamo, a parte e continuare comunque nella mia vita con cose creative. Anche con l'arte sta andando bene, mi sta piacendo molto. Sto provando col canto, proverò di nuovo con la recitazione, vado avanti coi viaggi. Ho prenotato questo viaggio a dicembre-gennaio in Cina, Taiwan e Hong Kong, quindi ci sono delle cose esterne che voglio provare a fare, magari un brand di profumi, cose varie, e i social tenerlo come parte per documentare. Quindi sto provando cose nuove, sto continuando con CrossFit, judo ci ho rinunciato, purtroppo non faceva tanto per me, erano tutti molto giovani e quindi io mi sentivo un po' fuori luogo. Il sumo mi sta piacendo tantissimo, sto continuando a guardarlo, e invece di allenamento sto facendo CrossFit e poi degli allenamenti a casa per integrare quello che nel CrossFit non c'è, guardando anche un po' le routine di Brian Johnson, eccetera. Sto per finire il libro di Jiddu Krishnamurti, adesso inizierò a leggere un nuovo libro, probabilmente dal libro di Il coraggio di non piacere, e sì, c'è il coraggio di essere felici, proverò a leggere quello. Il mio sadhana sta andando bene, quindi la routine sta andando abbastanza bene. E le live, perché non sto facendo più live da un po'? Perché ero un po' demotivato, era un periodo un po' giù, ho dovuto lavorare un po' su me stesso, e perché ultimamente nelle live, non avendo tanto un argomento di cui parlare, ovviamente anche voi vi ritrovavate che entravate ma non sapevate nemmeno se stare, se non stare, quindi non volevo neanche farvi star lì a perdere tempo. Tornerò con le live quando magari mi vorrete ascoltare un po' o quando avrò anch'io qualcosa da dire. Tra l'altro ho già dei video preparati per la prossima settimana, quindi il video della prossima settimana sarà interessante, uscirà, e poi magari inizierò con questi nuovi vlog, vediamo. Ecco, scusatemi l'intro, ma volevo un po' aggiornarvi. Ora, partiamo. Il primo commento da Scorpion: non capisco queste persone tossiche nei commenti, manco gli avessi insultato la madre. Ad ogni modo, vabbè, ma le persone, cioè non è questione di persone tossiche, che in realtà alla fine sono un po', cioè le persone sui social possono essere senza filtri perché non c'è la loro faccia. E quindi alcuni magari mettono le loro opinioni, contando che comunque commentano, vuol dire che quel contenuto gli è arrivato in qualche modo. Male o bene, ma gli è arrivato, quindi comunque li ha toccati in un certo senso, e quindi su quello sono contento. E poi era comunque un argomento sensibile e un po' provocatorio apposta, era per creare un po' un dibattito. Ed era una cosa, cioè, che se ascolti tutto il video in realtà capisci, cioè la maggior parte dei commenti si vede che non avevano ascoltato tutto il video. Ad ogni modo sono d'accordo con te, ma solo in parte. Una persona che viene rifiutata o che per motivi X non arriva mai al suo obiettivo sentimentale, è normale che sia più idea, più da fare per questo scopo, se no cosa dovrebbe fare? Lasciare che la vita scorra come ha fatto finora, fino a quel momento, e quindi senza fidanzarsi o altro? Purtroppo è un discorso che non possiamo rendere universale, come se una persona si desse da fare per diventare ricca, monetariamente parlando, perché ha vissuto in una famiglia dove mancano i soldi, e quindi se trovasse un lavoro qualunque rimarrebbe sempre con quel tipo di preoccupazione. Sono curioso di sapere come la pensi tu riguardo circa questo commento. Allora, in realtà ho capito quello che vuoi dire, e non è questione di non fare più niente, non è questione di dire ah, ecco, non migliora più, non faccio più niente, non voglio più piacere a tutte le donne, quindi non voglio più assolutamente sapere niente, vado in un bosco e scappo dalla società. Non è uno scappare, ma è un liberarsi un po' dalla catena, è un po' migliorare
non perché compulsivamente hai bisogno di piacere o perché compulsivamente hai bisogno... Poi vabbè, la sopravvivenza è un'altra cosa, cioè qua si tratta di... è tipo soldi è un'altra cosa, ovviamente se non hai la pancia piena è difficile che pensi ad altro se non al cibo. Come dicevano in filosofia gli antichi greci, se vuoi fare filosofia prima devi... cioè, se vuoi pensare a cose un po' diverse dalla sopravvivenza, prima quello deve essere a posto. Anche se poi pancia vuota ha un problema, pancia piena ha tanti problemi. Lì subentra non più la sopravvivenza, ma il problema dell'essere umano, ovvero la mente e tutto ciò che riguarda la società e il rapporto con gli altri. E quindi per i soldi è un'altra cosa, ma per ciò che riguarda la motivazione, il fidanzarsi o quello di cui parlavo nel video, non è tanto il voler migliorare, ma il non doverlo farlo perché condizionati dalla dipendenza del voler piacere. Quindi è più che altro un togliere quel devo fare questo per piacere a tot persone o per piacere a quella persona o per fidanzarmi e quindi condiziono quello che voglio fare io con una compulsione, perché alla fine io non voglio fare quello, magari non ci pensavo, ma i miei ormoni, la mia paura, le mie cose mi condizionano a farlo. Non vuol dire che poi tu non lo faccia, vuol dire che puoi scegliere, cioè togliere la catena non vuol dire che poi tu vedi l'altro, è come il paragone con gli altri, è quello che dico sempre col paragone con gli altri. Il paragone con gli altri è una cosa che serve a noi esseri umani per migliorare. Ma quando diventa una cosa non controllata, una cosa compulsiva, un complesso di superiorità o inferiorità, una cosa che ti entra in testa e la ingigantisci nella tua testa, allora lì diventa un problema, perché invece che aiutarti a migliorare, ti blocca, diventa un fermo, ti fa andare in depressione, in ansia. Stessa cosa con questa cosa qui, non è tanto di non fare niente, ma è questione di scegliere di farlo. Quindi se scegli di farlo tu perché vuoi una fidanzata, vuoi soldi, eccetera, è una cosa. E utilizzare quelle cose come motivazione. Ma se quelle cose arrivano e tu per paura, per una catena, per arrivare a quella cosa, per il bisogno di stare bene collegato a qualcosa di esterno che non puoi comandare, allora lì ti fa solo star male. Questa è un po' più lunga, quindi la commentiamo pian piano. Di Ivan. Penso che ci sia comunque un limite. Il nostro cervello è fatto per reagire agli stimoli esterni a noi. È così che viviamo ed apprendiamo. Sicuramente spesso ingigantiamo quegli stimoli con l'ausilio della mente e li ignoriamo mentendo a noi stessi. Ogni stimolo ha una reazione e noi non abbiamo il controllo delle reazioni, ma possiamo avere il controllo sull'azione. Questo annulla la reazione? No, dice lui. Allora, sì, nel senso che il ragionamento è, tra virgolette, giusto, ma allo stesso tempo ogni stimolo ha una reazione. Dipende, nel senso che una reazione può essere o una reazione compulsiva, quindi dettata da pattern del passato, oppure nel momento in cui ti liberi un po' di quei pattern, lavori un po' magari su eliminare queste cose, lavorare su determinate cose, che è quello che si fa anche con la psicologia, che si fa anche col percorso interiore, vai a rompere un po' queste catene, perché se reagisci sempre allo stesso modo, sei un po' come un animale, no? Che reagisce sempre distinto in base a quello che succede, e su alcune cose non possiamo farci molto, quello sì, ma su tante altre cose invece di reagire compulsivamente si può imparare a rispondere in modo conscio, quindi diventa più una scelta come rispondi alle cose. Poi dicevi, il nostro cervello è fatto per reagire agli stimoli esterni a noi. Non è tanto il cervello che reagisce agli stimoli, è il nostro corpo, sono i 5 sensi. I 5 sensi sono un po' come la finestra che c'è sul mondo. Poi arriva il messaggio, l'informazione al cervello e il cervello lo elabora, ma purtroppo non lo elabora quasi mai in forma pura, perché l'informazione comunque non è mai pura. Già il corpo prende gli stimoli un po' in modo soggettivo, la mente, che è ancora più soggettiva perché dipende tanto dal proprio condizionamento, dal passato, da quello che si pensa, dalla propria identità, da tantissime cose, prende quelle informazioni, le filtra con tutti questi filtri e cerca di creare dei pattern per la propria sopravvivenza, perché alla fine noi queste cose, questi dati servono per la sopravvivenza e molto spesso li ingigantiamo, li filtriamo come dici anche tu. Dici, aggiungo, quando gli stimoli sono soddisfatti in background, quindi sicurezza economica e partner, può essere più facile distanziarci, ma ogni azione su questa terra è comunque in relazione all'altro. Viviamo a spese o bisogno di qualcun altro come animale sulla faccia della terra. Non sappiamo altro modo di vivere, lo stesso vale su quello che si fa, che sia per essere approvato dal branco o che sia per avere maggiori chance con l'altro sesso. Tutto è un mezzo e il fine è sopravvivenza, il fine ultimo è sopravvivenza e riproduzione. Possiamo sublimare, distanziarci, ma non annullare questa realtà. Ivan, su questo, allora, sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che questo ragionamento funziona per l'essere umano che arriva dalla scimmia, che arriva dal mondo animale, quindi per il nostro lato, diciamo, biologico, che funziona tramite reazioni chimiche, funziona tramite istinti, il nostro corpo è basato tutto sulla sopravvivenza, quindi le cose fondamentali, riproduzione, un tetto sotto cui ripararsi, il cibo, eccetera. Ma mentre agli animali è stato dato un tetto limite,
a questa cosa, un gatto, un cane, agiscono nei loro istinti entro dei limiti ben precisi, quindi non vanno mai oltre un certo limite e non scendono mai oltre un certo limite, perché è tutto basato sulla loro biologia. Quando però si parla di un essere umano, lì è tutta un'altra storia. Perché noi il tetto non ce l'abbiamo, non agiamo entro dei limiti perché abbiamo la possibilità di scelta, abbiamo la consapevolezza, siamo consci di quello che facciamo. Non tutte le persone sono consce, c'è gente che è più consapevole di qualcun altro, c'è gente che è più compulsiva, c'è gente che è più attaccata, identificata col proprio corpo, gente che lo è un po' meno, ma il fine ultimo del proprio corpo come essere umano, come pezzo di questo pianeta che è parte di tutto il resto, quindi tu dici sì, si vive in relazione all'altro, certo noi viviamo, siamo un pezzo di pianeta che cammina, quindi per forza viviamo, ma noi come entità, come coscienza, come testimone che agisce tramite questo corpo, non abbiamo potenzialmente un limite di istinto. Possiamo vedere l'istinto di riproduzione, possiamo avere l'istinto di fame, possiamo avere come un cane, come un animale, come qualsiasi altro essere che noi conosciamo, tranne l'essere umano, possiamo avere questo bisogno di essere approvati dal branco, eccetera, come dici tu, ma a differenza di loro, che sono un po' schiavi di questa cosa, noi possiamo scegliere su questa cosa, possiamo rispondere in modo consapevole su tutti questi istinti, ed è per quello che l'essere umano si distingue. È quello che in passato veniva definito il lato divino. È un po' come noi che siamo qua, un grande filosofo diceva, noi siamo un po' qua a metà tra l'animale e il divino, che è un po' questo ragionamento qua. Siamo a metà un po' tra l'andare verso l'istinto e queste cose qua, da non poterle controllare, e invece come dice anche Eckhart Tolle nel Nuovo Mondo, dalla consapevolezza, quindi non tornare indietro verso gli istinti animali, ma fare un passo avanti per trascendere la mente. Poi vai avanti e dice, quello che mi domando spesso è, visto che il passato, anche comprendendolo, ci condiziona sempre in una certa maniera, come sarebbe la vita per un monaco che ha sempre vissuto al di fuori della società, confinato magari in un monastero? Senza troppi stimoli esterni, condizionamenti sociali, sarebbe interessante studiare la mente di tale individuo. La cosa sicura è che ognuno di noi ha bisogno di una valvola di sfogo, di aggrapparci a qualcosa. I momenti di meditazione aiutano ad essere connessi con la fonte, ad essere il nulla, ma sono solo momenti. La realtà è che la mente poco dopo è di nuovo lì, magari più tranquilla, meno compulsiva, ma poi il loop si ripete così. No, non sono d'accordo. Allora, sicuramente un monaco che non ha vissuto questi condizionamenti sociali vivrà e avrà una mente abbastanza diversa da quella che abbiamo noi ora, ma non vuol dire che non abbia condizionamenti anche lui del passato o comunque questi istinti. Probabilmente semplicemente sarà un po' più estremo, o da una parte o dall'altra, o un po' più animalesco o un po' più invece conscio, un po' come gli yogi del passato. Però sì, sarebbe sicuramente interessante studiare l'individuo. Però su quest'ultima parte, che ognuno ha bisogno di una valvola di sfogo, di aggrapparci a qualcosa, no, non è così. È così nel momento in cui vivi compulsivamente attaccato alle cose esterne per stare bene, per la tua stabilità, per il tuo equilibrio, perché allora lì sì che devi aggrapparti a qualcosa, perché sennò cadi. Ma se tu dentro di te hai già delle fondamenta stabili, non crei quella pressione che bolle in pentola, perché non c'è il fuoco che crea questa pressione, non serve nessuna valvola di sfogo. La valvola di sfogo serve nel momento in cui ti crei quella pressione perché sei costantemente in tensione, perché attaccato alle cose esterne per una tua stabilità, ma se ti sleghi da questa cosa, e ci vuole comunque ovviamente tanta pratica, tanto lavoro, ma se ti sleghi da questa cosa non c'è niente da sfogare. O comunque puoi sfogarti, ma in modo conscio, può essere comunque una scelta. È come, mi ricordo c'era questa storia che avevo letto in passato di questo yogi che venne invitato a parlare in una casa e c'era l'anziano della casa che si è messo a bere, continuava a bere tantissimo ed era costantemente ubriaco. E a un certo punto gli offrono da bere anche lui, essendo ubriaco gli offre da bere, e sotto lo scalpore di tutti questo yogi inizia a bere anche lui, dice nessun problema, inizia a bere 1, 2, 3 calici, continua a bere. Dico, ma scusa, ma questo qua è uno yogi, è una persona spirituale e beve. E a parte che la storia, vabbè, si conclude un po' in modo mistico col fatto che a lui non succede niente, perché addirittura la chimica nel proprio corpo agiva in un determinato modo, ma la morale, secondo me un po' di questa storia, è far capire che non è tanto che la spiritualità o questi percorsi sono percorsi che ti rendono più con un handicap, cose che non puoi fare, ma ti fanno diventare consapevole di tutte le cose e ti svegliano fuori, e quindi puoi fare anche più cose e diventano una scelta. Non è che non ti arrabbi più, non sei più stanco, è che quelle cose diventano una scelta, a volte anche divertente, arrabbiarsi, a volte anche divertente, star male, a volte può anche essere utile paragonarsi agli altri, scegliere per qualche motivo anche la riproduzione, mangiare cose di un certo tipo, perché è divertente, ma un conto è essere schiavo di quella cosa, un conto è essere padrone di quella cosa. Poi dici, momenti di meditazione aiutano a essere connessi con la fonte, a essere nulla, ma non solo momenti in realtà, probabilmente è perché non hai mai provato veramente
un momento di stato meditativo, non sto parlando di te in generale, Ivan, anzi grazie mille per i commenti, sono molto profondi e molto belli, ma quando entri veramente in uno stato meditativo è una cosa da cui non torni indietro. E all'inizio, come dico sempre, fa veramente male, fa veramente, veramente, veramente tanto male, perché ti sveglia fuori, ma allo stesso tempo ti fa vedere tutti quei pattern, tutte quelle parti, quegli strati di sé che devi togliere perché non sono te. Quindi la mente, poco dopo, non è ancora lì. La mente fa sempre le sue cose, ma è sempre là. Sei tu che decidi se entrare in questo caos, in questo casino, identificarti con la tua mente, o se entri in uno stato meditativo e dopo un po' di pratica anche rimani comunque costantemente con questa consapevolezza, la mente la vedi, fa le sue cose, ha tutte le sue compulsioni, tutti questi istinti, eccetera, ma rimane lì, stessa cosa per il corpo. Quindi tu osservi, ma poi decidi. Quindi non è qualcosa che fai, ma poi torni lì. Se no, che senso avrebbe? Infatti tu dici, ma poi il loop si ripete e così via. Il loop è quello che viene definito in yoga il samsara. Tutto il percorso meditativo si basa proprio sul rompere questo loop, sul non identificarsi con cose che sei, come la mente e il corpo, queste accumulazioni che prendiamo pian piano nel tempo, man mano che cresciamo, e uscire quindi da questo loop, perché diventa una scelta, non è più essere schiavi, e quindi come avere una catena in cui corri ma giri sempre attorno a questo fulcro, ma finalmente puoi uscire perché hai scelto, hai rotto il cerchio, hai rotto il loop. E questo non è essere distaccati, questo è vivere finalmente la vita, è essere umani al 100%, perché l'essere umano, la natura dell'essere umano è questa, è la possibilità di poter scegliere e di uscire da questo cerchio. Non è distacco, ma è liberarsi da una prospettiva sbagliata, è fare un passo indietro e smettere di identificarsi con cose che non sei. La sofferenza umana praticamente parte tutto da questo misunderstanding, da questa identificazione sbagliata. Il senso non è forzatamente distaccarsi o far finta che queste cose non ci siano o allontanarsi da queste cose, perché lì sì che vai a finire a scoppiare e crei una tensione che non può esistere a lungo e ti fai anche solo del male, ma è creare una situazione pian piano nel tempo in cui naturalmente non sei più identificato con queste cose che portano poi a quella conseguenza. È un po' come stare dentro ad un pozzo e cercare di vedere a tutti i costi la luce, cercare di abbellire il pozzo, puoi abbellirlo quanto vuoi, puoi cercare di fare quello che vuoi con questo pozzo, ma se esci naturalmente ti ricordi che il mondo non è solo quel pozzo che ti sei autocreato. Quindi devi un po' uscire dal pozzo, che non vuol dire far finta che il pozzo non esista e utilizzare il pozzo quando serve per prendere l'acqua per tutte le utilità che ha, come può essere la mente, come può essere il corpo, ma quando non ti serve, uscire dal pozzo per capire veramente l'utilità del pozzo, perché finché non ci esci non capisci veramente l'utilità del pozzo, che è uno strumento, come la mente è uno strumento, fare qualche passo indietro e ti accorgi di tutto il mondo che c'è oltre a quel pozzo.